Ciao a tutti fan Marvel e benvenuti in questo nuovo video. Dopo la visione di Eternals al cinema sono rimasto davvero affascinato da quanto era stato messo in scena, perché ho scorto, tra le pieghe da classico cinecomic, un'attenzione ai dettagli e una tonalità difficilmente riscontrabili nella maggior parte dei prodotti del Marvel Cinematic Universe. Dall'uscita del film sono stati pubblicati su internet già molti video che parlano degli easter egg e delle tanto discusse scene post-credits presenti nella pellicola, ma ciò che voglio approfondire in questo video è ben altro. Perché il film si presenta con un tono solenne, quasi biblico se vogliamo, e data la natura millenaria del nostro gruppo di eroi, la loro ingerenza nelle storie e nei miti degli uomini è ben più radicata di quanto sembri, nascosta dietro dettagli che a molti potrebbero essere sfuggiti. Se questa premessa vi ha incuriosito, vi prego di ascoltarmi ancora per un po', perché potrei avere ben più di una sorpresa in serbo per voi. In principio, prima delle 6 singolarità e dell'origine dell'universo, vennero i celestiali. Arishem, il celestiale primario, creò il primo sole e portò la luce nell'universo. Nacque la vita e prosperò. Tutto era in equilibrio, fino a quando una innaturale specie di predatori emerse dalle profondità dello spazio per nutrirsi della vita intelligente. Costoro erano noti come devianti. L'universo sprofondò nel caos. Per ristabilire l'ordine naturale, Arishem inviò gli Eterni, eroi immortali dal pianeta Olimpia, per eliminare i devianti. Gli Eterni avevano una fede incrollabile in Arishem, fino a quando una missione, guidata dall'eterna primaria Ajax, cambiò tutto. Con questi titoli di testa veniamo introdotti alla nuova cosmogonia dell'universo Marvel, che pone come vere e proprie divinità cosmiche i celestiali, creatori dell'universo e di conseguenza, almeno nel caso di Arishem, dal potere ben maggiore delle gemme dell'infinito. Nel corso del film abbiamo modo di vedere ben 3 celestiali: Jemia, l'analizzatore, Tiamut, il comunicatore, trasformato in marmo alla fine del film da Sersi, ed infine, appunto, Arishem, il giudice, nonché celestiale primario. Ci sono inoltre, come era possibile vedere in uno dei concept art trapelati in rete svariato tempo fa, altri celestiali che sono poi stati tagliati dal film. Chissà, magari compariranno nel sequel. Sto parlando di Nezzar, il calcolatore, ed Argen, il misuratore. Voglio inoltre ricordarvi che fanno parte di questa stessa razza anche Eson, comparso in Guardiani della Galassia volume 1 impugnando la gemma del potere, ed Ego, il pianeta vivente, nonché padre di Peter Quill, anche se per sua stessa missione non è a livello degli altri. Come piccolo easter egg pescato dai vecchi film, voglio ricordarvi che il locale visitato dai Guardiani della Galassia mentre attendono il collezionista su Nowhere si chiama proprio lo Stivale di Jemia. Ma passiamo a parlare ora dei nostri eroi, i nostri protagonisti, gli Eterni, e comincerei proprio dalla prima cosa che ci viene mostrata, la loro nave, la Domo, mentre solca lo spazio vicino al Sole. Dall'aspetto triangolare, in realtà mi sentirei di dire proprio cuneiforme, come non a caso l'alfabeto delle popolazioni mesopotamiche, tra le quali gli Eterni si stanziano per svariati millenni al loro arrivo sul pianeta. Il nome della nave recupera quello di un altro personaggio della storia a fumetti degli Eterni, ossia Domo. A bordo di questa astronave troviamo i 10 Eterni inviati sulla Terra da Arishem per mettere fine alla minaccia deviante presente sulla Terra. A guidarli c'è Ajax, definita Eterna Primaria, in quanto unica in grado di comunicare con Arishem attraverso la gemma dorata che ha nel petto e dotata di una capacità di risanare le ferite. Apparso originariamente come uomo nei fumetti, il suo nome è ispirato, nella mitologia greca, il potente Aiace, mitico guerriero tra i più eminenti comparsi nella guerra di Troia tra le fila degli Achei, secondo in battaglia solo ad Achille. Più tardi, nel Centro America, verrà riconosciuta con il nome di Quetzalcoatl, una divinità azteca che, tra le altre cose, è anche il dio della conoscenza. Il suo ruolo di guida del gruppo mi sembra più che meritato, non credete? A seguire, il più forte degli Eterni, il secondo in carica se vogliamo, ovvero Icaris, capace di volare e sparare raggi di energia cosmica dagli occhi. Per ammissione della stessa Zhao, il personaggio è fortemente ispirato al Superman di Man of Steel, al quale viene anche paragonato giocosamente dal figlio di Phastos. E il suo nome fu utilizzato, nell'antica Grecia, per creare il personaggio di Icaro, figlio di Dedalo e protagonista del mito che lo vede intento a fuggire dal labirinto del Minotauro, indossando appunto delle ali di cera. Ed è curioso pensare che, alla fine del film, si dia la morte proprio avvicinandosi al Sole fino a morirne. Tutto ciò per l'amore che non è mai riuscito a smettere di provare nei confronti di Sersi, eterna, capace di manipolare a livello atomico la materia per cambiarne la forma. Sersi, come gli altri di cui abbiamo già parlato, prende parte alle vicende mitiche dell'antica Grecia divenendo Circe, sì, la maga che trasforma i compagni di Ulisse in maiali nell'Odissea.
non siate perplessi, nei fumetti ha poteri diversi dal film. Anche se, pensando a come evolvono i suoi poteri sul finale grazie all'unimente, nel presente però è un insegnante di archeologia in Inghilterra e sembra aver incontrato di persona Charles Darwin dal modo in cui si rivolge alla sua statua. E considerando che lei la storia non l'ha dovuta studiare perché l'ha vissuta, mi chiedo se magari avesse già conosciuto il precedente Cavaliere Nero che aiutò Re Artù ben prima che la spada d'ebano finisse tra le mani di Dan Whitman. Del resto, mi è sembrato che conoscesse bene lo stemma araldico della sua famiglia, ma queste sono solo congetture. Anche il prossimo Eterno è stato di grande ispirazione per la mitologia greca e non solo. Il suo dolore per le conoscenze donate agli uomini ed utilizzate nel modo sbagliato gli ha fatto perdere fiducia nell'umanità, fino al suo incontro, nel presente, con suo marito, Benstos. Avrete capito a chi mi sto riferendo, ovvero Fastos, noto ai greci come Efesto, il fabbro divino. Le sue invenzioni hanno permesso all'umanità di progredire e il suo contributo è stato decisivo nello sviluppo della bomba atomica, evento che lo ha distrutto psicologicamente. All'inizio del film lo vediamo lavorare sulla macchina a vapore, che verrà poi elaborata a più riprese fino alla sua completa implementazione nel 1765 ad opera di James Watt. Chiudiamo questa prima metà con il quinto, o meglio, la quinta, Eterna con forte presenza nella mitologia ellenica. Sto parlando di Maccari, la velocista conosciuta tra i romani proprio come Mercurio e tra i greci come Hermes. Il dio era considerato il protettore dei viaggiatori, dell'eloquenza, e qui il nodo del sarcasmo, romani, dell'atletica, della velocità e della destrezza. Prima eroina dell'MCU sorda, è la donna più veloce dell'universo e questo si applica non solo alle sue gambe, ma anche ai suoi sensi e alla sua mente, permettendole di leggere ad una velocità incredibile, come si può vedere in una delle scene del film. Già nell'antica Babilonia sembrava essere alla ricerca della tavola di Smeraldo, un reperto realmente esistente, anche se solo nelle leggende, che costituisce uno dei testi più celebri dell'ermetismo, la cui scrittura veniva attribuita al dio egizio Tot, nome che, guarda caso, era tra quelli dati a Maccari. Passiamo a parlare della dea della guerra, Tena, che come possiamo ben immaginare è diventata Atena per i greci. Il dettaglio interessante è che tra le armi che materializza nel film grazie al suo potere ci sono proprio uno scudo ed una lancia, tipica accoppiata con la quale la dea è spesso rappresentata. Tra i suoi epiteti più comuni troviamo Glaucopide, ossia dagli occhi scintillanti. Che i greci sapessero del Madwiri di cui soffriva la nostra guerriera? Malattia che si scoprirà essere tra l'altro un bug nel reset della memoria degli Eterni alla fine di ogni loro missione. Problema non da poco, che la porta ad isolarsi in Australia insieme all'unico essere in grado di starle vicino. Parlo del protagonista del primo poema epico della storia, ossia Gilgamesh. Dotato di una forza sovrumana e della capacità di materializzare su di sé un'armatura di energia cosmica, secondo il poema che narra le sue gesta, sconfisse, insieme al suo compagno Enkidu, il gigante Umbaba e, soprattutto, il toro celeste. Esatto. Il fatto che abbatta un deviante dalle fattezze di toro davanti alle porte di Babilonia non è casuale e probabilmente è stata la visione di questo scontro ad ispirare i babilonesi nello scrivere le gesta di questo eroe. Brava la Jao a inserire questi dettagli fuori di testa. Procediamo con Druig, in grado di assoggettare le menti degli uomini al suo volere. Purtroppo poco presente nella storia umana in quanto, durante la battaglia di Tenochtitlan tra gli Aztechi e i Conquistadores nel 1521 d.C., decise di separarsi dal resto del gruppo non riuscendo più a tollerare la loro neutralità di fronte alle atrocità commesse dagli uomini. Questa battaglia è storicamente interessante perché costituisce la caduta della capitale dell'impero azteco, la quale sorgeva su un gruppo di piccole isole al centro del lago Texcoco, che nei secoli sarebbe stato prosciugato e su cui sarebbe sorta la capitale moderna del Messico, ovvero Città del Messico. Siamo quasi alla fine, mancano solo Sprite e Kingo. Di entrambi non c'è molto da dire, ma un paio di curiosità sono riuscito a trovarle lo stesso. Sprite, anche lei ha subito un cambio di sesso rispetto ai fumetti, è l'unica Eterna dall'aspetto di bambina, differenza che le ha sempre provocato grandi problemi nel creare relazioni con gli altri. Il suo potere le permette di creare elaborate illusioni. Nei fumetti si dice aver ispirato Shakespeare nella creazione del folletto Puck, nel suo Sogno di una notte di mezz'estate, e J.M. Barrie per la creazione di Peter Pan. Nel film, al contrario, sappiamo per certo solamente che, per bocca di Kingo, lei è come Trilly, innamorata di Peter Pan e incapace di dimostrargli i suoi veri sentimenti, come avviene appunto tra lei e Icaris. Ultimo, ma non certo per importanza, eccoci a parlare di Kingo, il quale ha subito un forte restyle dalla sua controparte cartacea, e direi per fortuna, ma un tratto rimasto invariato è proprio la sua passione per il cinema e la sua carriera come attore, nei fumetti, in Giappone e nei film di samurai, nel film come star da generazioni di Bollywood,
ossia la Hollywood indiana. L'industria cinematografica indiana si sviluppa a partire dagli anni 30 del Novecento, con le prime produzioni nazionali di successo e dai suoi anni d'oro tra gli anni 40 e 60. Il cinema indiano di questo tipo è caratterizzato dalla massiccia presenza di canti e balli. I primi sono una parte molto importante della cultura indiana, sia in ambiente indù che islamico. I secondi costituiscono spesso, per via dell'impossibilità di rappresentare esplicitamente la sessualità nelle pellicole, scene per esprimere un lato più erotico o per creare digressioni oniriche per descrivere meglio l'interiorità dei personaggi. In questo caso Kingo, per cosa ballava nel suo La leggenda di Icaris? Non sapendo dove altro parlarne, eccoci a fare una piccola parentesi sulla scena del matrimonio tra Icaris e Cersei, che si svolge nel 400 d.C., nell'impero Gupta. Definito come uno dei più potenti e floridi imperi dell'antica India, durò dal 240 al 550 d.C. Con una pace e stabilità che favorirono uno sviluppo culturale notevole, possiamo immaginare che sia stato anche grazie alla presenza e guida proprio degli Eterni. Siamo quasi alla fine del video, ma ancora non abbiamo parlato degli acerrimi nemici degli Eterni, ossia i Devianti. Sappiamo che sono dei super predatori, in grado di adattarsi ai più svariati ambienti sui più disparati pianeti, con lo scopo di dominarne l'ecosistema. Nella loro prima apparizione prendono le sembianze di alcuni animali estinti. Per la precisione si riesce a riconoscere un Dimetrodon sulla spiaggia, che incredibilmente è un antenato dei mammiferi e non dei rettili, ed uno smilodonte, la famosa tigre dai denti a sciabola, affrontata sulla scogliera. Se quest'ultimo è ben più recente nella storia dell'evoluzione della vita sulla Terra, vissuto tra i 2,5 milioni e i 10.000 anni fa, il Dimetrodon è vissuto tra i 295 e i 272 milioni di anni fa, dandoci una misura del tempo che i devianti hanno avuto modo di proliferare sulla Terra. Che abbiano partecipato attivamente ad alcune delle più grandi estinzioni di massa della storia terrestre? Non c'è dato sapere se tutti i devianti abbiano questa abilità, ma il loro comandante, Crow, è in grado di assorbire, uccidendoli, le capacità di altri esseri viventi, evolvendo con esse. E i 3 stadi sono curiosamente simili all'evoluzione stilizzata dell'uomo, prima quadrupede, dalle fattezze vagamente di gorilla una volta uccisa Ajax, ed infine, dopo aver assorbito Gilgamesh, bipede ed antropomorfo, con addirittura la capacità di parlare. Con la stessa logica possiamo pensare che si siano evoluti assorbendo altri animali nel corso di milioni di anni. Menzione finale, forse un po' da fan sfegato di Evangelion, ma concedetemela, per l'emersione di Tiamut, che mi ha ricordato tantissimo l'inizio del Third Impact, quando la gigantesca Lilith fuoriesce dalla Terra per eseguire il perfezionamento dell'uomo, visivamente maestoso. Direi che siamo arrivati alla fine di questo video. Eternals è veramente una pellicola atipica nel panorama del Marvel Cinematic Universe, matura ed autoriale. Lo si nota anche da tutto quello che siamo riusciti ad estrapolarci, no? Da riferimenti mitologici a vicende storiche e folcloristiche. Insomma, un vero e proprio elogio ed inno alle storie che hanno costituito la storia della nostra civiltà e del nostro pianeta. Se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un like ed un commento e farmi sapere se può interessarti un secondo video sull'argomento Eterni, in cui parliamo invece delle differenze tra film e fumetti. Per oggi credo di aver parlato abbastanza. Ti ringrazio dell'attenzione e ci rivediamo in un prossimo video. Stammi bene.